Benvenuta e benvenuto in Crescere coi Demoni. Io sono Giovanna e questo è lo spazio dove parliamo di quelle esperienze che nessuno vuole attraversare, ma che una volta attraversate ci cambiano per sempre. Se vuoi saltare l'introduzione al podcast, puoi andare in descrizione e cliccare direttamente sui capitoli. Gli angeli dell'abisso non sono nemici, sono il braccio sinistro del creatore, quello che non ti accarezza, ma ti spinge, ti strapazza, ti ostacola. Ti mettono dentro situazioni difficili, dolorosi, a volte estenuanti, non perché tu debba diventare bravo a sopportarle, ma perché dentro a quella difficoltà, prima o poi, tu possa riconoscere una mancanza precisa, quella della tua vera natura, dell'amore, della gioia, dell'abbondanza divina, quella da cui senti nel profondo di provenire. L'abisso non vuole che tu prenda residenza nell'abisso, ti insegna quanto hai bisogno della luce e insisterà a prenderti a calci finché non ne avrai abbastanza e deciderai di scegliere consapevolmente la via dell'amore. Quindi ora siediti, respira e lascia che questa lezione arrivi dritta al cuore. Attenzione, la legge dell'abisso puoi riconoscerla a specchio in due modi, con la vergogna o con la paura. Se senti vergogna mentre ascolti, prova a restarci dentro, non cambiare canale, perché se la vergogna è lì, significa che sta accadendo qualcosa di importante, ma può accadere solo se resti. Se senti paura, è perché temi di avere queste caratteristiche, ma forse non le stai vivendo in prima persona. Puoi riconoscere la lezione e usarla come conferma di ciò che continui a vedere intorno a te e che non vuoi. Anche questa è consapevolezza preziosa. Oggi parliamo di Aratak. È la controparte oscura di Geliel, l'angelo che governa la capacità di costruire con saggezza, di dare forma stabile e duratura a ciò che si ama. Aratak abita all'ombra di quel momento, non l'incapacità di sognare, ma l'incapacità di costruire. Chi vive sotto l'influenza di Aratak incontra ostacoli ovunque cerchi di dare forma concreta a qualcosa. Non è sfortuna casuale, è uno schema, un progetto che non decolla, una ristrutturazione che si inceppa, una porta che non chiude mai bene, una riparazione che ne crea tre nuove. Ciò che viene edificato non regge, non perché manchi la volontà, ma perché manca qualcosa di più sottile, la capacità di scegliere i materiali giusti. Qui il testo è illuminante perché parla di errori nella scelta dei metalli e delle piante. I metalli sono ciò che dà struttura, solidità, uno scheletro, e le piante ciò che portano vita, crescita, nutrimento. Quando si sbaglia su entrambi, né la struttura né la vita funzionano. Si costruisce, ma si producono rovine. Aratak non opera solo nel cantiere di casa, agisce in ogni tentativo di costruire qualcosa di reale, una relazione, un'attività, un percorso di crescita. La persona sceglie il socio sbagliato, il momento sbagliato, il metodo sbagliato, non per stupidità, ma perché sotto c'è un'inquietudine che distorce la visione. E qui sta il punto cruciale. Quell'inquietudine non è fondata. La paura è reale, ma la minaccia non lo è. Aratak alimenta un'ansia di fondo che porta a fare scelte sbagliate, scelte dettate dalla paura anziché dalla saggezza. E quelle scelte, a loro volta, producono i fallimenti che l'ansia temeva. Un circolo vizioso che si autoalimenta. Perché Aratak è una prova particolarmente sottile? Perché non si vede subito. Ci vuole tempo perché le fondamenta cedano e quando cedono è facile attribuire tutto alla sfortuna, alle circostanze o agli altri. Aratak lavora in profondità, sotto la superficie, lì dove si formano le scelte, nei momenti in cui si decide di quale legno fidarsi, di quale persona fidarsi, di quale direzione prendere. La runa che può aiutare come talismano, secondo me, è Nautiz, la runa della necessità autentica, della resistenza attraverso la disciplina. Nautiz non promette facilità, insegna a costruire partendo da basi reali e non dall'ansia. Trasforma l'inquietudine in un'azione consapevole e mirata. Ma credo che anche Eiwaz, se forse ti risuona di più, può andare bene. È la runa dell'albero del tasso, le radici profonde e la capacità di crescere anche in condizioni difficili. Fidati del tuo istinto, entrambe lavorano nella stessa direzione. Ricorda, il talismano è efficace solo se preceduto da consapevolezza e vera comprensione della prova. Cosa impariamo da questa lezione? La lezione di Aratak non è imparare a costruire meglio o diventare più pratici, più attenti, più bravi a scegliere i materiali giusti,
Non si esce dall'abisso diventando esperti dell'abisso. Se sei in questa prova, se hai la sensazione che tutto ciò che costruisci prima o poi cede, che le tue fondamenta non reggono mai abbastanza, fermati un momento. Quella sensazione non ti definisce, ti sta dicendo qualcosa, ti sta dicendo che stai cercando una solidità che non dipende dai mattoni, stai cercando qualcosa che non crolli, stai cercando Geliel. Geliel custodisce le qualità più necessarie quando Aratak è all'opera, la capacità di costruire a partire dalla verità di ciò che si è, non dalla paura di ciò che si teme, di scegliere i materiali della propria vita, le persone, i progetti, i percorsi, non dall'ansia, ma dalla propria saggezza, una saggezza che non si trova fuori, nei dettagli tecnici, nelle scelte perfette, si trova dentro quando si smette di costruire per paura e si comincia a costruire per amore. Aratak ti ha portato tra le rovine non per condannarti a vivere tra i crolli, ti ha portato lì perché tu sentissi nel profondo quanto desideri qualcosa di vero e solido, qualcosa che duri. E quel desiderio, quella fame di solidità autentica, è già lì, è già Geliel che bussa. Quando senti abbastanza quella fame, smetti di cercare il materiale perfetto, cominci a cercare la fonte e la fonte non crolla mai. Allora la lezione è compiuta. Prima di addormentarti, porta con te questa domanda: cosa sto cercando di costruire e da quale paura lo sto costruendo? Non serve rispondere subito, basta tenerla con te. Le risposte arrivano quando smettono di fare paura. Se vuoi, affiancale il talismano di Nautiz o Eiwaz. Puoi disegnare la runa su un foglio e metterla sotto al cuscino, tenerla con te durante il giorno o semplicemente visualizzarla mentre ti addormenti, insieme alla richiesta di maggiore chiarezza sulla tua prova. Ogni esperienza difficile porta con sé una domanda nascosta. Non come faccio a sopportare tutto questo, ma cosa sto cercando davvero? Le risposte sono 72 e ognuna ha un nome, una sua luce, un angelo della salute che la custodisce. Se vuoi investigare il tuo momento presente in una lettura personale, trovi il link in descrizione. E tu stai bene, prenditi cura di te e noi ci vediamo alla prossima tappa. E ricorda, l'abisso è solo la via di crescita più dura. Quando ne avrai abbastanza, c'è l'angelo della salute ad aspettarti.